Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto di calciomercato. In casa Napoli la situazione Gianlu Sanchez, trattativa che si è arenata, il Siviglia gioca al rialzo, ovviamente il calcio ha messo quasi tutto nelle mani di calciatori e procuratori ed ecco che ci ritroviamo ad ogni sessione di mercato a dover fare lo slalom tra il calciatore, il procuratore. Voglio andare al Napoli oppure vediamo la situazione Lookman, non mi alleno, voglio andare lì, voglio andare via, eccetera. E poi c'è ovviamente la società che chiede i soldi per il cartellino del calciatore che metti sul mercato. Quindi non è una situazione semplice, ma non è una trattativa che porterà alla fumata nera a breve, anzi si sta trovando la quadra. Gutierrez domani c'è anche il girone, dovrebbe arrivare la fumata bianca anche per l'esterno sinistro in casa Napoli. Facciamo il punto della situazione per quanto riguarda il mercato, così andiamo a vedere quanto stiamo spendendo, quanto potrebbe entrare nelle casse del Napoli tra prestiti e calciatori ovviamente ceduti per stanare quella situazione. Dopo Conte il Napoli si ritroverà al verde, attenzione economicamente, il Napoli sta facendo un capolavoro a livello di cifre. Ma ci arriviamo, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo. Detto questo partiamo da Gianlu Sanchez e poi ci immergiamo nelle cifre di questa sessione di calciomercato. In casa Napoli ieri ci hanno fatto sapere il Napoli era rimasto a 17 milioni ovviamente per il cartellino, il Siviglia gioca al rialzo, ne vuole 20, c'è qualche società dalla Premier che comunque è in agguato ed ecco che la società cerca di giocare al rialzo, è una cosa normalissima. Poi c'è il volere del calciatore che non vuole sentire ragioni e vuole venire a Napoli, quindi dal punto di vista del volere del calciatore diciamo che abbiamo la strada spianata e quindi probabilmente è una situazione che porterà alla fumata bianca, però dobbiamo aspettare comunque determinate situazioni e i tempi di mercato in base alle condizioni che comunque detta il calcio odierno, visto che avete dato tutto o quasi tutto nelle mani di procuratori e calciatori ed ecco che le società più virtuose nel cercare di trovare la quadra riescono a portare a casa poi determinati acquisti. Gutierrez arriverà, manca solo l'ok di De Laurentiis e la situazione è spianata del tutto anche perché il Real Madrid, che ricordiamo aveva il 50% sulla futura rivendita del calciatore, si è tirato indietro, o meglio, ha dato il via libera senza incassare praticamente niente e quindi da quel punto di vista era una cosa che poteva pesare nella trattativa di mercato, ma visto che il Real Madrid probabilmente anche per i rapporti che ci sono tra il Napoli e il Real Madrid che sono sempre stati buoni, ricordiamo anche gli acquisti in passato, ecco che Gutierrez diventerà sicuramente azzurro a breve. Detto ciò, per tutti quelli che ancora pensano attenzione con Conte spendiamo troppi soldi, ci accapputtammo, detto in napoletano, dal punto di vista economico non è assolutamente così. Io ho fatto due conti tra entrate e uscite ad oggi e il Napoli è messo veramente alla grande. Ecco qua, Marianucci, De Bruyne, Noah Lang, Lucca, Beukema, Savic, Ferrante incluso perché Ferrante è un acquisto, il terzo portiere, e Gutierrez a 20 milioni portano ad un totale di 174 milioni e 500 mila euro investiti in cartellini. Per quanto riguarda le uscite, ovviamente parliamo di calciatori che hanno comunque situazioni di prestito, ci sono alcuni milioni legati a determinati bonus, però possiamo avere un quadro quantomeno approssimato della situazione, anche perché voi mi direte sì, ma sono tutti calciatori in prestito, non lo sai se entreranno quei soldi. Se dovessero entrare nella prossima sessione di mercato estiva di giugno, entreranno comunque questi soldi per i cartellini di calciatori che il Napoli ha ceduto, ovvero Osimhen, Nathan, Caprile, Gaetano, Lindstrom, Gong, Rafa Mari, Foloruscio, Zerbin, Simeone, Caiust e Zanoli in ultimo a 6 milioni 5 più 1 per quanto riguarda il Bologna. 75 da Osimhen, 10 per Nathan, 8 per Caprile, 6 Gaetano, 19,5 la trattativa
di Lindstrom basata poi su quel 1,5 milioni di prestito più 16 più 2 di bonus, Gong a 18, Rafa Marin a 16, a quanto ho letto le cifre ovviamente che ci fanno sapere, Foloruscio 8, Zerbin 3, Simeone 8, Cajuste 9 milioni, 2 più 7 all'Ipswich, 2 per il prestito con il riscatto che poi prevede la promozione dell'Ipswich in Premier e credo che si possa raggiungere poi il riscatto di Cajuste, così come Zanoli, 1 milione più 5, sono 6 milioni totali per la cessione, l'ultima cessione che il Napoli comunque, a quanto ci fanno leggere, ufficializzerà e ci siamo per la cessione. Ecco che vediamo che il totale di queste cessioni, che possano essere prestiti, e ci sono alcuni milioni in bonus, ma andiamo a vedere quanti sono poi i milioni in bonus che potrebbero o non potrebbero entrare, arriviamo a 186 milioni e 500 mila euro. Quindi diciamo che acquistando anche Gianlu Sanchez a 20 milioni il Napoli si porterebbe quasi a 200 milioni di mercato, 195 milioni di mercato, praticamente un capolavoro fatto dal punto di vista delle cifre senza andare ad intaccare poi la salute economica della società. Voi mi direte sì, ma avete visto il monte ingaggi, c'è un monte ingaggi da tenere sotto controllo, il Napoli ha un monte ingaggi, se non vado errato, l'ho segnato da qualche parte, ad oggi, incluso Savic, senza contare l'arrivo di Gutierrez, che passa di poco, di 1 milioncino e rotti, i 100 milioni lordi. Quindi parliamo di un monte ingaggi più che sostenibile, se consideriamo che l'Inter l'anno scorso aveva un monte ingaggi all'ordo che superava i 140 milioni, se non vado errato adesso non ho le cifre dell'Inter alla mano, ma erano 144 milioni e qualcosina, quindi al netto quando sono 70 milioni, 72 che siano, il Napoli non arriva ad oggi a 60 milioni netti per quanto riguarda il monte ingaggi, avendo tesserato poi calciatori come De Bruyne con uno stipendio di tutto rispetto, avendo Lukaku con uno stipendio di tutto rispetto, però poi se andiamo a vedere le cessioni, risparmi ovviamente, al di là che siano prestiti, diritti di riscatto, obblighi eccetera eccetera, per risparmiare comunque gli ingaggi di determinati calciatori, e non sottovalutiamo un Cajusta ad esempio che pesava sul monte ingaggi, lo stesso Lindstrom, lo stesso Ngong, comunque calciatori che non è che prendevano 500.000 euro all'anno, quindi risparmiando sugli ingaggi, avendo ceduto determinati calciatori, ecco che ti ritrovi completamente sano da questo punto di vista. E nel caso Conte dovesse lasciare il prossimo anno, diciamo a giugno, io non voglio fare niente più, basta, sono arrivato, ho dato tutto, eccetera, 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 perfetto, il Napoli si ritroverà con una rosa più che competitiva, con tutte le cessioni che vedremo poi chi sarà riscattato e chi meno, e senza avere alcun debito e senza avere poi rossi di bilancio che noi vediamo tutti i giorni tra chi ha 200 milioni, chi è 300 sotto, chi è 150 sotto, chi come la Lazio non si può muovere dal punto di vista del mercato pur avendo fatto campionati sottotono dal punto di vista dei risultati e trofei non conquistati, qualificazioni in Champions che non sono arrivate e quant'altro, pur avendo speso però determinati milioni per comporre la rosa, allenatori e quant'altro. Ecco perché il presidente De Laurentiis, il direttore Giovanni Manna, lo stesso Conte per quanto riguarda le indicazioni del calciatore si è adeguato, anche Conte, perché comunque dal punto di vista della programmazione e organizzazione di una fase di mercato, parte dall'allenatore con le liste, io voglio Tizio, poi Caio, il piano B, Sembroni, il piano C, eccetera. E il Napoli ha preso tutti i calciatori di primo livello o prime scelte per quanto riguardava, prime che possano essere seconde, vogliamo considerare Noah Lang una seconda scelta? Assolutamente no, ad esempio. L'hai pagato 28 milioni, non sei andato su calciatori dove tre esterni, 2 attaccanti, hai speso 200 milioni, hai sperperato assolutamente un patrimonio, hai fatto le cose per bene e anche in maniera molto rapida. E per tutti quelli che poi possono ancora dire sì, ma Manna è alla prima esperienza, perché non parliamo ovviamente di noi tifosi del Napoli, ma
di tutto ciò che gira intorno, tifosi di altri colori, sì, ma Manna è alla prima esperienza, attenzione, un direttore inesperto, ma al di là che siano diritti, obblighi, prestiti, calciatori ceduti a titolo definitivo e quant'altro, comunque hai messo a segno 2, 4, 6, 8, 10, 12 cessioni. 12 cessioni è tanta roba, con 7 acquisti includendo Ferrante, 8 con Gutierrez, che 2, 4, 6, 8 con Gutierrez, che ovviamente dovrà arrivare. Siamo una società sana, saremo sempre una società sana, con il presidente De Laurentiis e Chiavelli, che non lo dimentichiamo, il cervello economico di questa società. Ovviamente i soldi sono presidente, però c'è tutto un organigramma che funziona e che va al centesimo dal punto di vista dei soldi. Il Napoli ad oggi si ritrova con 174 milioni e mezzo investiti e con 186 milioni e mezzo per le cessioni, che poi possano essere obblighi e bonus. I bonus che dicevamo prima, ballano 2 milioni di bonus per quanto riguarda la cessione di Lindstrom al Wolfsburg, balla 1 milione di bonus per quanto riguarda la cessione di Zerbin, 1 milione di bonus per Simeone, e abbiamo visto che le condizioni di quel milione di bonus sono poi che il Torino deve fare un punto da febbraio in avanti, a quanto ho letto, quindi quel milione di bonus l'hai già preso. E poi ci sono 1 milione di bonus per Zanoli più uno, a quanto abbiamo letto ma non sono chiari per quanto riguarda la situazione, di Cajuste. Quindi 1, 2, 3, 4, sono 6 milioni per i bonus e il resto ovviamente nel riscatto del calciatore entreranno o potranno entrare nelle casse del Napoli 187 milioni quasi. Quindi capolavoro in casa Napoli, è questo che si deve dire e non altro, perché il Napoli si ritroverà con una rosa molto più competitiva, molto più lunga di quella dell'anno scorso, avendo investito sì tanti soldi, ma come fanno le grandi società, non solo calcistiche, in prospettiva comunque ti sei già parato per quanto riguarda le entrate dell'anno prossimo e negli anni futuri. Poi, visto che hai fatto questa sessione di mercato, ma anche la scorsa, del mese di agosto, avendo speso tanti soldi, non è che l'anno prossimo devi reinvestire e prendere 2 esterni, il portiere, 2 centrocampisti, assolutamente no. Poi sarà solo un, tappare il buco per chi si è scocciato, tra virgolette, ha dato tutto in casa Napoli, potrebbe partire nella prossima sessione di mercato dell'anno prossimo, ma poi ci arriviamo. Adesso dobbiamo goderci il campionato, che ci siamo quasi all'inizio del campionato, non manca poi tantissimo. L'ultimo paio di curve e qualche chicane da affrontare per quanto riguarda il Napoli e gli spagnoli, che ci auguriamo entreranno tutte e due. Poi nel caso non arriva la fumata bianca per Gianlu Sanchez del Siviglia, il Napoli avrà sicuramente il piano B, anzi starà lavorando e avrà lavorato già da tempo per quanto riguarda l'andarlo a rimpiazzare dal punto di vista del mercato. E non dimentichiamoci che poi qualche occasione a fine mercato, calciatori che non trovano la quadra, non si riescono a vendere, non si riescono a piazzare, società che non si mettono d'accordo, puoi sempre approfittare sul finale, anche se in quelle situazioni poi c'è da aspettarlo l'acquisto. Arriva l'acquisto a Napoli, nel caso lo compri a campionato iniziato, lo devi comunque integrare tatticamente, ma abbiamo Antonio Conte in panchina, garanzie da vendere. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!